Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi finalmente la Bartina torna in azione. Ragazzi, finalmente la Bartina torna sotto i ferri perché è giunto il momento di tornare a macinare tanti chilometri e divertirci insieme perché sono tanti mesi che la macchina non la utilizzo, purtroppo il lockdown ha cambiato un po' la nostra routine. Avevo già in mente verso marzo di fare un tagliando alla macchina, poi all'improvviso ho dovuto fermare l'assicurazione, staccare la batteria e dimenticarmi la macchina in garage fino ad oggi, perché siamo a luglio, sono passati praticamente 4 mesi e la macchina adesso è pronta per un po' di cure e poi la andiamo a provare su strada. La prima novità dell'Abarth sono questi. Ho montato i fari restyling e ragazzi, che cosa ne pensate? La parte interna è rimasta rossa. In realtà l'avevo pellicolata, solo che la pellicola che ho applicato non è durata niente e quindi dovrei rimetterla, però onestamente anche così non è malaccio. E io sono sempre titubante perché non so se spellicolare, cambiare colore o tornare nella sua configurazione originale, cioè rosso pastello. La mia macchina, essendo un po' preparata come regolarità dei tagliandi, non seguo quello che dice Abarth. Io mediamente faccio un tagliando completo ogni 15.000 km. E questa mattina, dopo aver acceso la macchina e dato un'occhiata sul quadro strumenti di chilometraggio, cioè 154.000 km, ci sono rimasto male perché onestamente non mi ricordavo di avere così tanti chilometri sull'Abarth, ma a me piace così, io non mi faccio problemi ad utilizzare le macchine, non mi faccio problemi di chilometri. L'ho comprata che aveva meno di 20.000 km e in tutti questi anni l'ho usata regolarmente e sono contento di essere arrivata a questo chilometraggio. E adesso penso che non manca molto per arrivare ai 200.000. Sulla piattaforma di eBay vi è una vasta scelta di prodotti per auto e moto con spedizione rapida e gratuita. E adesso vi mostro tutti i prodotti che ho ordinato per il tagliando. Siamo in piena estate, fa un caldo assurdo e quindi nella macchina voglio una temperatura polare. Infatti andremo a sostituire il compressore del clima, che è giunto il momento di essere sostituito. Cosa che penso di non aver mai fatto in circa 10 anni che ho la mia Abarth. Io onestamente non utilizzo i prodotti che consiglia Abarth. Tra gli abartisti va molto il Bardal, io come gradazione ho scelto un 1060. Ovviamente cambiando l'olio motore andiamo a cambiare anche il filtro dell'olio, filtro dell'abitacolo, diamo una rinfrescata anche all'impianto frenante perché sostituiamo l'olio dei freni, andiamo a sostituire anche le spazzole perché fanno un rumoraccio e per completare l'upgrade all'impianto frenante cambiamo le pastiglie e ovviamente anche i dischi. Ragazzi, sentite qua? Freddo polare. Quest'anno è il 10° anniversario che la Bartina è con me e tra i tanti lavori di manutenzione penso che il compressore del clima è una cosa che non ho mai sostituito e complessivamente sono veramente contento perché sono 4 mesi che non utilizzavo l'Abarth, finalmente è tornata su strada in azione. Vedete il mio sorriso genuino che ho da 10 anni a questa parte, dal primo giorno che ho comprato e portato la Bartina a casa. Sì, ho altre macchine in garage, però questa tuttora è la mia macchina da tutti i giorni. E così come con l'S2000 sono contento di aver fatto questa nuova collaborazione con eBay per far tornare la Bartina su strada pronta per macinare tanti altri chilometri.
E a proposito, questa settimana ritorna l'S2000 sul canale, perché dopo qualche ritardo finalmente la macchina è pronta e sono proprio entusiasta di presentarvela con il nuovo look. Ci vedo ancora un po' cauto perché i freni sono ancora un pochino in rodaggio, però per il resto per me guidare è come una terapia, mi rende felice, mi libera da ogni pensiero. Probabilmente anche per questo motivo che a distanza di così tanti anni ho ancora in garage l'Abarth, perché ogni tanto sento gente che mi dice: Marco, hai anche un S2000 e una Ferrari, cos'è che ti spinge a continuare a tenere una 500? Sì, probabilmente tanti, se fossero al posto mio, probabilmente utilizzerebbero tutti i giorni l'S2000 o la Ferrari, però la verità è che ogni macchina ha un suo perché, ti diverte e ti soddisfa in un modo diverso. E anche la Bartina ha un suo perché io la reputo essere una macchina molto divertente, pepata, e io penso che onestamente questa sarà una macchina che non venderò mai. E adesso che la macchina è tornata al 100% operativa, conto di portarla più spesso sul canale, fare molti più video, molti più chilometri, come ad esempio il wrap, perché alla fine mi sono deciso. Penso che per il momento la macchina la spellicolo, io penso che sia molto carino per il 10° anniversario con la 500 quello di riportarla al suo colore originale, cioè rosso pastello. Poi per un eventuale cambio colore si vedrà. 10 anni fa, quando mi ero impuntato e decisi di comprare una 500 Abarth, chiaramente usata, sul mercato si trovavano solo esemplari bianco bidet, nero, rosso pastello, era molto difficile trovarla, infatti ci ho messo un po' per trovarla, però alla fine eccola qua. Devo dire di aver fatto un bel tagliando alla 500, sono piuttosto soddisfatto. Ogni tanto sento gente che mi dice: Marco, ma sta macchina non è inaffidabile? Dipende, perché dopo 10 anni che utilizzo questa Abarth posso dire che dal punto di vista della meccanica la trovo essere una macchina abbastanza affidabile. Certo, se iniziate a metterci le mani sopra e prepararla, dovete tenere da conto che tutta la meccanica ha un'usura precoce, però nel complesso la meccanica la trovo piuttosto solida. Ti accorgi che è una Fiat andando a vedere nei piccoli dettagli, come ad esempio, come potete vedere, un imprevisto, ho dovuto sostituire la maniglia perché è già la seconda volta che mi pianta. L'infotainment lo trovo abbastanza ridicolo e primitivo perché non funziona mai, un po' di scricchioli, però per il resto la trovo essere una macchina piuttosto robusta, non merita tutti gli stereotipi che leggo continuamente su internet. Ragazzi, ma sapete che mi è tornata una gran voglia di portare la Bartina in pista? Quindi da questa settimana che torna anche l'S2000 in garage, direi che ho proprio l'imbarazzo della scelta. La Ferrari invece questa settimana che viene finalmente fa il detailing, quindi per me è veramente un sogno avere in garage queste 3 macchine, svegliarmi alla mattina e dire: e oggi quale uso? Quindi ragazzi, ricordatevi di prendervi cura della vostra macchina, di fare tagliandi con cadenza regolare. E della Bartina mi piace il fatto che, oltre a essere piccolina, sviluppa probabilmente troppi cavalli rispetto a quello per cui è stata progettata. Da tutti questi anni però continua a difendersi molto bene. Ho provato 500 Abarth moderne anche con cavallerie simili, ma il problema è che quelle attuali hanno troppa elettronica, troppi filtri e non mi piacciono. Io ormai sono abituato all'erogazione, alla grinta che sviluppa la mia Abarth, che onestamente non la cambierei con un'altra Abarth modello nuovo. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like e iscrivetevi al canale se siete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione, ciao!